Già dai tempi antichissimi, quel luogo chiamato in seguito Placium, Blatus, pianura, teatro delle più grandiose forze della natura, gli scatenamenti di queste forze, che con la lenta azione delle acque e la possente eruzione dei vulcani avrebbe formato quel terreno su cui un popolo avrebbe abitato, quel popolo che avrebbe dominato il mondo. Questo è l'inizio della storia di Roma di Theodor Mommsen, il grande storico tedesco, che descrive così come doveva essere il Lazio nel 753 a.C. Esattamente 2753 anni fa è il momento in cui si svolge l'ultimo film di Matteo Rovere, Il primo re. Matteo Rovere descrive esattamente questo momento, che è un luogo particolare, è un momento particolare della storia dell'uomo. Il luogo particolare perché il Lazio è una specie di sconfinato western pieno di acquitrini, foreste fitte, colline, il fiume che attraversa questa grande pianura e si impaluda, un luogo nello stesso tempo inospitale ma ricco di acque, quindi ricco di pesca, ricco di cacciagione, quindi un posto dove fermarsi, un posto dove finalmente poter creare qualcosa. Ma come si crea qualcosa? Come la creavano allora qualcosa? Il primo nucleo è la tribù e prima della tribù c'è l'individuo e in questo caso ci sono due fratelli gemelli, Romolo e Remo, due fratelli che si sono trovati orfani molto presto. La leggenda dice che la loro madre, Rea Silvia, era stata, diciamo così, resa madre, messa incinta dal dio Marte. Ma ricordiamoci che il Lazio, Placium, ma è anche Latet, nascondere, era il luogo in cui Saturno si era nascosto quando era stato cacciato dagli dei. Quindi Rea Silva forse si era nascosta proprio nel Lazio e questo mito accompagna la nascita oscura dei due gemelli, i quali crescono insieme e insieme combattono contro le forze ostili, contro gli altri. Sono legatissimi, sono stretti in un vincolo di sangue e un vincolo di affetto e d'amore. E questa è l'intuizione geniale di Matteo Rovere, di poter creare praticamente due individui che in realtà sono uno solo, sono le due facce dell'uomo. Da una parte l'individuo, dominatore, deciso, aggressivo, forte, dall'altra parte il riflessivo, l'intellettuale, l'intelligente, l'intuitivo, o perlomeno quello che allora poteva essere un intellettuale, un intuitivo. Ma questo scontro fra di loro in realtà non avviene perché è l'individuo Romolo che cerca disperatamente di unificare il piccolo gruppo. Il piccolo gruppo, non voglio raccontare la storia, anche se è nota, ma che Matteo Rovere svolge in maniera originale, questo piccolo gruppo che avanza attraverso gli acquitini e le foreste. E Remo invece è la forza, è la decisione, è il coraggio, è colui che è capace di sfidare gli uomini, ma di sfidare anche gli dei. Ecco, in questo contrasto che c'è fra i due personaggi, le due facce della stessa medaglia, ricordiamoci che i romani avevano una divinità che si chiamava Giano, che guardava il presente e il futuro, che guardava a destra e a sinistra, che guardava davanti e dietro. Quindi questa ambiguità rimane sempre. In realtà non è un'ambiguità, è una possibilità di andare oltre se stessi. Ed è appunto questa la forza del film, in cui Matteo Rovere riesce a far comprendere questo passaggio importantissimo. Remo soccombe, come tutti sanno, perché pensa solo a se stesso, o al massimo al fratello. Pensa soltanto al dominio, alla forza, alla sfida, pensa soltanto a contrastare il destino. Romolo invece è il primo che ha un'idea di comunità, è il primo che riesce a organizzare una fede ed è la fede che riesce a
concludere la comunità, è la fede che aggrega, che lega un gruppo di sbandati, un gruppo di banditi, un gruppo di rifugiati, un gruppo, diciamolo pure, come si dice a Roma, di sozzoni, senza arte né parte, riesce ad unirli intorno a quello che è il primo simbolo della fede. In questo caso è il fuoco, una divinità sconosciuta, ma può essere molto di più, è un'idea, è l'idea di una rivoluzione, è l'idea di un futuro, è l'idea di un altro mondo, è l'idea di vedere qualcosa di diverso oltre il semplice universo quotidiano. Questa è la forza del film, questa è l'originalità del film e questo è il messaggio importante che il film, nonostante le cadenze, diciamo così, narrative, nonostante le situazioni che possono essere discutibili nella ricostruzione storica o non nella ricostruzione storica, nonostante questa lingua, perché è parlato con un latino, diciamo così, primitivo, quasi inventato, non inventato, ma insomma fossile, quindi che ci sono delle obiettive difficoltà di comprensione, che però il regista riesce a supplire con un ritmo forsennato e con la bravura degli attori. Devo dire, Alessandro Borghi e Alessio Lapice sono veramente straordinari, calati in ruoli completamente estranei al contesto abituale. Ricordiamo che Alessandro Borghi è il protagonista di Non sono cattivo, è il protagonista di Suburra, è il protagonista di Sulla mia pelle, quindi è un protagonista moderno, è un protagonista deciso e contemporaneo, eppure è assolutamente credibile nelle vesti di questo primitivo Remo, di questo primo re coraggioso e caparbio, testardo e ambizioso, come lo è Alessio, che è capace di conferire al personaggio di Romolo un'aurea drammatica, austera, un valore quasi religioso nei suoi atteggiamenti, pur rimanendo laico nelle scelte, ma questo senso della fede, questa fede che poi sarà quella che aggregherà il comune intorno al campanile, che aggregherà poi la gente intorno all'albero della rivoluzione, sarà la fede che unirà il popolo intorno a una bandiera. Ecco, l'intuizione, la prima intuizione di creare una comunità basandola su una fede è veramente importante. Il film è anche interessante per l'ambientazione, un'ambientazione molto suggestiva, con un effetto speciale iniziale straordinario, di cui non voglio anticipare nulla, ma di grande effetto. E tutto questo fatto con, diciamo, con una specie di umiltà religiosa, con una forma di entusiasmo che è molto rara trovarla nel cinema italiano e che mi ha fatto molto piacere. Grazie.